Ripartire è sempre bello, insomma, perché fin da piccolo sognavo di arrivare in Serie A e ci sono tuttora, e quindi ricominciare una nuova stagione in Serie A è per me un orgoglio. Sì, devo dire che è stata dura perché 1 anno e mezzo lontano dal campo non è stato semplice, perché da quando ho iniziato la carriera anche da calciatore devo dire che sono passati 27 anni, 28 anni dove sono sempre stato impegnato, e devo dire che l'aspetto positivo è che mi sono goduto un po' la famiglia, mia moglie e i miei 3 figli, però credo che dopo 1 anno e mezzo anche loro non vedevano l'ora di rivedermi in campo e di non avermi a casa. Dopo le esperienze di Parma e Samp non devo dimostrare nulla, l'unica cosa è ricominciare da quei risultati per far sì che possa raggiungere l'obiettivo con il mio club, dopo che ho maturato in questi anni esperienze molto importanti sia dal punto di vista umano che professionale. Ho avuto la possibilità di andare in Inghilterra a seguire degli allenamenti del Tottenham, ho avuto la possibilità di andare a vedere comunque Gasperini qui nel campionato italiano, che è un allenatore molto, molto bravo. E ho iniziato a studiare l'inglese perché credo che sia importante, oltre per avere una possibilità futura anche per l'estero, ma soprattutto quando poi ti capita un'occasione come quella di Lecce dove ci sono tanti giovani magari stranieri, è bene che comunque loro imparino velocemente a parlare la lingua italiana, è bene anche che un allenatore si faccia capire nella loro lingua. Abbiamo iniziato bene, con l'appiglio giusto, siamo ragazzi giovani, una squadra giovane che si appresta al lavoro e al sacrificio, ed è quello che ci chiede lui, che insomma il Lecce viene da 2 stagioni incredibili, la promozione in Serie A, la rimanenza in Serie A, insomma adesso vogliamo ripeterci ancora per quello che abbiamo fatto l'anno scorso, se non anche far meglio, e quindi lui ci sta un po' spronando a dare sempre di più e non a fermarci su quello che abbiamo fatto. Ma io mi rispecchio in un diciamo cacciatore di sogni, perché più che campione, più che proprio cacciatore di sogni, perché fin da piccolo ci ho sempre creduto al mio sogno, ho sempre creduto che potevo arrivare, a differenza dei tanti muri che ho avuto davanti, però insomma piano piano sono riuscito a scavalcarli e andare oltre, quindi mi rivedo in questo, in un cacciatore di sogni. Questo è Baschirotto Federico. Beh certo sì, quella diciamo è la mia esultanza e la terrò per sempre, e credo e spero anche di fare qualche gol in più. Il primo anno di Serie A, un'esperienza vissuta anche in passato, il secondo anno è molto più difficile, e quindi lì dove siamo stati bravi a raggiungere un obiettivo, dando magari il 100%, quest'anno per raggiungere il nostro obiettivo dobbiamo andare oltre, perché sicuramente ci saranno difficoltà, perché sono salite 2 squadre prestigiose come il Genova e il Cagliari, che in passato hanno vinto anche lo scudetto, quindi per raggiungere l'obiettivo quest'anno bisogna dare un qualcosa in più e magari cercando di raggiungere l'obiettivo facendo divertire il nostro pubblico. Guarda, ricordarmi quel momento mi viene la pelle d'oca, perché è stata un'annata incredibile. E salvarsi per il Lecce a una giornata d'anticipo, penso che sia stato un traguardo che nessuno si aspettava a inizio anno. Per raggiungere degli obiettivi, qualsiasi obiettivi una squadra si possa porre, è importante il gruppo, la squadra che va in campo, quindi i risultati che loro l'hanno ottenuti perché sicuramente andavano in campo da squadra, un gruppo cementato, quindi qui è molto importante sia quelli più esperti, ma comunque esperienza non vuol dire essere per forza vecchi, perché questa è una squadra, l'anno scorso una delle più giovani del campionato, quindi quest'anno rischieremo di essere la più giovane. Penso che conti molto la bravura, però il fatto di avere un anno in più di esperienza deve essere per loro un vantaggio e non magari un senso di appagamento, no? Il fatto che magari l'anno scorso si è raggiunto e anche 2 anni fa degli obiettivi importanti, quindi su questo bisogna lavorare. Credo che il lavoro quotidiano deve essere il nostro percorso per raggiungere il nostro obiettivo. Ti dico, la parte più dura è sempre quella, insomma, a livello fisico ci fanno correre tanto, giustamente, e quella più bella, goliardica, è forse magari ritrovarsi alla sera attorno magari al fuoco qui di Folgaria, perché si abbassano un po' le temperature, scherzare, ridere, giocare, raccontarci un po'
quello. Io credo che la cosa più importante non sia di stravolgere quello che si è fatto l'anno scorso. È chiaro che il modulo, il sistema di gioco, i numeri sono importanti più per dare un sistema tattico, ma poi quello che conta è l'interpretazione, perché poi ci si comporta in maniera diversa quando si ha la palla o quando la palla c'hanno gli avversari, quindi i numeri sono fini a se stessi. È chiaro che poi il sistema di gioco lo determina anche le caratteristiche dei propri giocatori, quindi in base a quello poi andremo a predisporre un sistema di gioco, ma lo stesso sistema di gioco può essere interpretato in maniera diversa. Il 4-3 può essere utilizzato con un vertice basso, ovvero con un play, o magari alzando uno dei tre centrocampisti con un tre quarti, quindi si parla sempre dello stesso sistema di gioco di 4-3, ma con occupazione degli spazi in maniera diversa. 3 soggetti, Mister D'Aversa, i giovani e Lecce. Lecce è campione d'Italia primavera, Mister D'Aversa ha lanciato tanti giovani nella sua carriera, è un binomio, anzi in questo caso un trinomio che potrebbe funzionare alla grande. Me lo auguro perché significherebbe che lì dove in passato hanno usufruito di questa crescita, ahimè, le società di appartenenza, perché quei ragazzi, mi viene in mente Kulusevski, Bastoni, Di Marco, erano ragazzi che da noi erano venuti in prestito. Mi auguro che i giovani che sono qui possano fare lo stesso percorso, perché significherebbe, oltre ad aver lanciato giocatori per la categoria, per la Serie A, vorrebbe dire che ne beneficerebbe la società stessa con plusvalenze o vendite, quindi per una società, per un club come Lecce sarebbe molto importante. Con TT sì, siamo stati una bella coppia, ma credo che ci siamo aiutati un po' a vicenda. Io per cercare di farlo ritornare in campo e renderlo al meglio, e lui che mi insegnava qualche aneddoto di difensore centrale importante, perché insomma lui ha calcato campi importanti, ha vinto coppe importanti, e quindi sia io che lui ci davamo una mano, io per farlo tornare in campo il prima possibile, dargli una mano a livello fisico e prestazionale, e lui a livello tattico. Ma lui è uno dal cuore grande, per dirti, ci ha organizzato a fine stagione una festa di addio per salutarci, per ringraziarci soprattutto dell'annata, e ci ha fatto tutti un bel regalo, insomma. Quando ho iniziato l'ispirazione è stata magari Napoli di Sarri, però tante situazioni, un allenatore credo che debba osservare tutto, di tutte le categorie, e poi trarre il proprio in base ai giocatori che ha a disposizione. È dispiacere magari quest'anno che per adesso non ci sono, sono fuori allenatori come Antonio Conte, come Spalletti, che comunque sono allenatori molto importanti. È chiaro che poi per un allenatore giovane fa sempre piacere incontrare qualsiasi allenatore, magari da quelli più blasonati come Mourinho, come Allegri, come lo stesso Simone Inzaghi, perché adesso Simone Inzaghi va classificato come un top allenatore, e a tutti gli altri che magari hanno iniziato da quando ho iniziato io, magari sono anche un po' più giovani. L'anno scorso ti sei ritrovato a marcare grossi campioni, allora ti chiedo come si fa a marcare giocatori del calibro di Osimhen, ad esempio? Come si fa? Cercando di stare concentrato al 110%, perché alla minima sbavatura ti fa un gol, e quindi devi andare in campo con la mentalità che devi essere concentrato al minimo dettaglio, cioè al centimetro, perché sai che se sbagli anche quel mezzo centimetro, insomma, ti fa un gol. Quella deve essere un po' la mia prerogativa, stare lì concentrato sul pezzo dal primo all'ultimo minuto. Lautaro, Osimhen, lo stesso Lukaku comunque è un giocatore internazionale, Arnautovic, Immobile, insomma, ognuno con le sue caratteristiche, devi cercare un po' di modularti in maniera diversa per affrontarli, però è stata tosta. Poteva andare meglio, ma ci poteva anche andare peggio, però ragionando su tutto il calendario è un calendario abbastanza equilibrato. È chiaro che le prime 2 partite ci vedono Lazio in casa, però da parte nostra ci deve essere la voglia di affrontare una bella squadra dentro casa, quindi sicuramente ci sarà una cornice di pubblico importante, quindi da parte nostra la volontà di metterlo in difficoltà. Per noi una piazza importante e passionale come Lecce deve essere un vantaggio, un aiuto. È chiaro che dobbiamo essere anche noi a entusiasmare il nostro pubblico, no? Con le prestazioni e con i risultati. Però, come ho già detto in conferenza stampa, l'immagine di tutti quei tifosi al Brianteo a Monza che riempivano la curva, che festeggiavano, rimane ancora negli occhi nostri.
E quello che ci auguriamo magari è che quest'anno quelle immagini di riviverle dentro casa, magari contro delle squadre magari anche più blasonate, però sarebbe bello regalargli questa soddisfazione nelle proprie mura.